Ciao a tutti, eccoci nuovamente insieme alla fine di questa lunga giornata di fotografia, per questa ultima sessione di questa lunga giornata di fotografia trascorsa sui litorali del Basso Lazio. Ci siamo per questa ultima sessione nuovamente spostati circa una ventina di chilometri a nord rispetto a dove eravamo questa mattina. Questa mattina eravamo su quella montagna, sul lato opposto di quella montagna, cioè eravamo sul lato a mare, sulla scogliera a mare del Parco Nazionale del Circeo, in località Quarto Caldo, dove abbiamo fotografato le pozze di marea e quella vita che c'è all'interno di esse. E qui siamo più o meno a metà strada rispetto a dove eravamo prima e rispetto a dove eravamo questa mattina, che eravamo una ventina di chilometri invece più a nord. Tra le altre cose, oltre queste dune c'è il Parco Nazionale del Circeo, in particolar modo il lago di Monaci. Questa è una zona in cui la strada molto tempo fa praticamente è stata risucchiata dal mare, per cui si è interrotta e non è stata più riaperta, per cui oggi è veramente un canale d'ingresso per tutte le specie di avifauna che arrivano dal mare e si buttano nel Parco Nazionale del Circeo. La giornata si è abbastanza guastata, ma ci sta offrendo un tramonto molto bello e noi siamo qui per fotografare appunto questo per cercare di prendere questa luce in questa che è la Golden Hour, la cosiddetta Golden Hour, l'ora che precede appunto il tramonto, e se ci riusciremo cercheremo anche di sfruttare il crepuscolo, quello che gli anglosassoni chiamano i twilight, cioè l'ora in cui il sole è oltre l'orizzonte e tutto si tinge di blu. Ma per adesso godiamoci questo tramonto. Utilizzerò questa volta, non utilizzerò il Canon 1635, la macchina è sempre la 5D Mark II. L'obiettivo però questa volta non è il 1635 della Canon F4, bensì questo Samyang. Questo è un obiettivo che io, come vi dicevo, porto sempre con me, mi dà tantissima soddisfazione. I 2 mm in più sembra che siano pochi, ma in realtà sono veramente tanto. Il Samyang ha questo è l'apparato del filtro, questo è il filtro ND digradante che utilizzerò adesso per dare più contrasto al cielo, e questo è il portafiltri Wonder Pana di cui vi ho parlato questa mattina. Questa configurazione a me piaceva, per me è particolarmente piacevole. Che dire, l'unico, tra virgolette, limite di questo obiettivo è che praticamente la simulazione dell'iView non corrisponde effettivamente alla esposizione reale, per cui però io con l'esperienza so che quando il display sarà più o meno scuro come adesso, l'esposizione potrà essere corretta. Per esempio facciamo una fotografia di prova, naturalmente ho impostato, ecco vedete, naturalmente ho impostato l'autoscat a 2 secondi per evitare vibrazioni, è leggermente sovraesposta ma neanche poi tanto, e quindi sì, direi che tutto sommato come foto di prova non è poi affatto male. Allora, cosa faremo oggi? Cercheremo di prendere quest'ultima luce che è rimasta qui del tramonto, e in realtà qui abbiamo un ambiente completamente diverso rispetto a quello che era questa mattina, quando avevamo scogli e sabbia, e poi invece qualche ora fa che avevamo gli scogli lì a San Felice. Qui c'è solo sabbia, quindi noi dovremo fondamentalmente giocare con la sabbia o giocare con un'altra cosa che è fondamentalmente importante, cioè la luce, e noi questo cercheremo di fare. E come faremo a giocare con la luce? La luce è lì in fondo, è lontana sostanzialmente. Useremo un trucchetto che praticamente ci consentirà di portare il primo piano, lo sfondo sul primo piano, e cioè praticamente specchieremo questa luce nell'onda di riflusso, in quella specie di specchio che si verrà a creare come adesso
come in questo momento, quando l'onda si ritira. Ecco, adesso per esempio aspetteremo che l'onda si ritira e scatteremo una fotografia di prova. Ecco, vedete, si va creando questo specchio e noi scattiamo una fotografia di prova. Ecco, vedete che bella specchiata che si è realizzata in questo momento. Facciamo qualche tentativo ulteriore, scattiamo qualche ulteriore foto, magari cercando di alzare un po' l'inquadratura, perché il cielo è particolarmente bello in questo caso. Ecco, diciamo che adesso la porzione di cielo che nell'inquadratura è maggiore. Fermiamo bene tutte le ghiere, altrimenti ci si muove tutto perché c'è un po' di vento. Ecco, e adesso cerchiamo di riprendere nuovamente questo riflesso, possibilmente quando arriva un'onda che ci crea quello specchio di cui parlavamo prima. Ecco, come in questo momento. E direi che non è niente male. Adesso il sole è al centro dell'orizzonte. Facciamo qualche altra foto in questo modo e poi magari lo metteremo lateralmente, di modo che prenderemo più frontalmente il mare. Ma facciamo ancora qualche scatto con questa composizione praticamente. Sì, non sono niente male. Ancora un'altra, niente male. Ecco, modifichiamo leggermente l'inquadratura a questo punto e cerchiamo di prendere più frontalmente questa specchiata che abbiamo davanti. Ecco qui, tra le altre cose ci sono anche dei resti di un vecchio pontile lì sulla sinistra. La messa a fuoco l'abbiamo... Sì, era correttamente impostata. Proviamo adesso, giusto per fare un tentativo, per vedere la composizione. E beh, effettivamente c'è una gran specchiata qui davanti. Ripetiamo anche qui alcune foto. Ecco, adesso voglio fare un'altra cosa, voglio allungare i tempi e voglio fondamentalmente, mettiamo il live view a questo punto, voglio fondamentalmente fotografare con un diaframma molto più chiuso, cioè 22, di modo che il mio tempo di esposizione sia più lungo. Quindi vediamo un pochino. Direi che siamo molto sottoesposti a questo punto. Ecco, proviamo così. Vedete, il tempo si è allungato notevolmente. È un tempo di 3 secondi e 2. Scattiamo un'altra foto e vediamo come esposizione, per quel motivo che vi dicevo poc'anzi. Come vedete la fotografia è nettamente sovraesposta, quindi tenderò accorcerò un po' il tempo. Ecco, siamo a 1 secondo e mezzo circa e vediamo che cosa succederà. Direi che è ancora sovraesposta, per quanto l'istogramma di questa fotografia, se io lo andassi a vedere, sicuramente mi segnerebbe una buona situazione. Vediamo un pochino. Comunque stringiamo ancora un po' di più questo tempo.
un secondo. E direi che adesso l'esposizione è più che corretta. Ok, prima che il sole vada via del tutto voglio provare a fare qualche fotografia ai resti di questo molo, perché adesso i tempi si allungheranno notevolmente e credo che lì avremo dei buoni risultati. Ok, scattiamo qualche altra fotografia in questa bellissima situazione con questo bellissimo tramonto. Proviamo così. Ehi. La foto è sottoesposta ma è bellissima, la sovraespongo leggermente. Stiamo scattando con un tempo di 2 secondi in questo momento ed è una fotografia veramente bella. Forse c'è l'orizzonte leggermente storto. Infatti l'orizzonte è leggermente storto, quindi lo raddrizzo cercando di prendere più cielo possibile. Veramente belle. Quello che voglio fare è voglio che questa specchiata mi arrivi proprio davanti all'obiettivo. Adesso scatterò tante foto aspettando che questa specchiata mi arrivi proprio davanti all'obiettivo, di modo da avere tutto il fotogramma immerso nella luce. Sono veramente molto belle queste fotografie. Sì, l'orizzonte è dritto tutto sommato. Il classico dei classici, ormai dovreste averlo capito, quando si attende una situazione, questa situazione non arriva mai. Ci vorrebbe un'onda più portante, più grossa delle altre, che mi possa in qualche maniera realizzare quell'effetto di cui vi parlavo prima. Il mare è effettivamente molto mosso. Ecco, forse con questo accumulo di onde direi che ci siamo decisamente. Adesso attendo il rifluire dell'acqua e poi scatto questa foto. Anzi, ne scatto più di una in realtà. Sì. Direi che sono tutte fotografie molto belle. Riprendiamo un'altra volta, proviamo a riprendere il flusso all'indietro dell'onda questa volta. Ancora una. E ancora un'altra. Mi avvicino.
Mi sono avvicinato leggermente e mi avvicino ulteriormente. Ecco l'acqua. Ecco, adesso si realizzerà una bella specchiata. Allungo un po' il tempo, lo porto a 4 secondi. Ho allungato il tempo, l'ho portato a 4 secondi. Ho preso l'acqua nei piedi, però pazienza. Forse è un po' troppo. Scendo a 3. Ok, direi che con questo possiamo anche terminare questa giornata di fotografia. Ormai la luce del tramonto è andata, rimane solo qualche velatura. Adesso potremmo fotografare in quello che è il twilight, cioè in quello che è il crepuscolo, sapete, quando il sole è sotto l'orizzonte fino a 6 gradi, il crepuscolo civile. Ma questa sarà tutta un'altra storia che magari potremo scoprire e potremo trattare insieme, se voi lo vorrete, in un altro tutorial.